Buongiorno a tutti, sono Matteo Torretta, chef executive del ristorante Asola. Oggi i miei due colleghi Galileo e Mario vi prepareranno una ricetta tipica lombarda, la torta paradiso. Sono Mario Pecchini, pasticcere del gruppo PAS 121. Riposo Galileo, anch'io pasticcere. Oggi siamo qua all'Asola, al ristorante in piazza San Babila a Milano, per presentarvi una ricetta della tradizione lombarda, la torta paradiso. Gli ingredienti base della torta paradiso sono gli amidi, farina e fecola, il burro, lo zucchero, le uova, gli aromi vaniglia, limone e arancio, un pizzico di sale. Mettiamo le nostre uova, che sono mischiate uova e tuorli, nella planetarietta. Dopo andremo ad aggiungere la farina, gli amidi e tutto, e del grasso, che quindi abbiamo bisogno di una buona stabilità che ci sorregga tutti questi ingredienti. In montata mettiamo anche gli aromi, quindi le scorze di limone, le scorze d'arancia e la vaniglia. Quindi una media velocità per almeno una ventina di minuti. Intanto andiamo a setacciare gli amidi. Diamo anche una mischiata per mischiare proprio bene la farina con la fecola, anche perché anche dopo setacciata la fecola potrebbe riagrumarsi e rifare qualche grumolino. Setacciando le farine riusciamo innanzitutto a dare una sofficità alla nostra torta. Intanto andiamo ad imburrare la nostra teglia con del burro pomata. Mettiamo la carta da forno. Ammorbidiamo leggermente sul fuoco il burro che abbiamo pesato precedentemente. Come abbiamo detto è una torta dell'800, l'inventore fu Enrico Vigoni, precisamente Pavia. Una torta dedicata a nobildonna della famiglia, diciamo, milanese Visconti. L'importante è non sgonfiare mai la massa. Questa è una fase molto critica, perché dobbiamo mettere la parte più grassa della nostra torta, degli ingredienti, nella massa montata. Rischiamo di far cadere il tutto. Quindi cosa facciamo? Mettiamo un pochino di massa all'interno del burro. andiamo a mescolare energeticamente in modo tale che il burro e la massa diventa una cosa unica, cioè andiamo a creare un'emulsione. Mettiamo quindi il nostro burro all'interno della montata di uova. Ecco qui la nostra bella massa. Lo cuociamo nel nostro forno a 170 gradi per più o meno una ventina di minuti. Dopo cottura lasciare raffreddare 10 minuti. Controlliamo sempre con un stuzzicadente se siamo riusciti a cuocerlo come si deve. Lo andiamo a girare stando attenti. Andiamo a finire la nostra torta paradiso come la tradizione vuole, lo zucchero a velo sopra, e andiamo a impiattarlo. Da qui andiamo a lavorare, diciamo, due nostri sistemi o modi per impreziosire, Sfruttare al massimo questa torta che già di per sé è eccezionale e profumata. Partiamo con la mia versione della torta paradiso. Quindi la prima preparazione che andiamo a fare è uno sciroppo fortemente profumato, limone, arancia e vaniglia, e in più appunto mettiamo una bella quantità di cannella in modo tale che ci dia un apporto aromatico importante. Per lo sciroppo non faremo altro che mettere zucchero, vaniglia, cannella, acqua. E poi Mario, se vuoi darti anche un po' da fare, tira giù le scorze degli agrumi. a tua disposizione. E qua andiamo proprio a esaltare degli ingredienti che sono la base un po' della pasticceria e anche della gastronomia italiana, volendo, il limone e l'arancia. L'abbiamo portato ad ebollizione, l'abbiamo lasciato 5 minuti in infusione, il nostro decotto è pronto, lo filtriamo. Ecco qua. La seconda preparazione che abbiamo è la crema di mandarino cinese. Polpa di mandarino cinese che si può trovare in commercio, comunque fatta con mandarini cinesi frullati e passati a uno chinois fine. Dello zucchero, dell'agar-agar. L'agar-agar non è nient'altro che l'estratto di un'alga, agar-agar, che è un addensante naturale. Mischiamo. Aggiungiamo dei mandarini cinesi interi a pezzi e portiamo ad ebollizione sul fuoco. L'abbiamo fatto bollire per così poco in maniera tale da preservare la freschezza e la fragranza del mandarino cinese. Quindi in frigorifero diventa duro e poi lo abbiamo frullato con un semplice frullatore di immersione. Lo mettiamo in un sac à poche.
Facciamo adesso una crema al caramello che poi noi con l'aggiunta della colla di pesce andremo a utilizzare come glassa, diciamo. Abbiamo lo zucchero, panna nella quale abbiamo della vaniglia, glucosio, colla di pesce. Questa sarà la panna e il glucosio che ci servirà per decuocere lo zucchero che andiamo a caramellare a secco in questa padella. Poi abbiamo portato a ebollizione la panna con il glucosio e la vaniglia. Con la colla di pesce ci diventerà una crema piuttosto spessa con la quale copriamo il dolce. La nostra colla di pesce ammollata in acqua molto fredda, la aggiungiamo e la nostra glassa è pronta, la mettiamo in frigorifero ad indurire. Facciamo la prima fase di montaggio del dolce. Abbiamo la torta paradiso. Imbibiamo i pezzettini della torta paradiso nello sciroppo e li rimettiamo nello stampino. Vi ricordate della crema di mandarino cinese? Eccola qua. Dopo che è stata in freezer è bella dura, è bella solida e l'abbiamo messa in freezer proprio per permetterci di compiere questo movimento. Quindi la stacchiamo dal foglio di carta. Poi prendiamo il coltello e la inseriamo all'interno del dolce. Ecco qua, lo rimettiamo in freezer. La fase conclusiva del nostro dolce è una mousse alla nocciola, una crema inglese al cioccolato bianco arricchita con la pasta di nocciole e un pochino di panna montata. Mentre monta la panna facciamo la crema inglese. Aspettiamo che bolla e la versiamo dolcemente sui tuorli. Non abbiamo messo zucchero perché l'ingrediente principale, essendo cioccolato bianco, è già molto zuccherino di suo. È importante nella crema inglese tenerla sempre in movimento e andare bene sui bordi. Verso la crema inglese sul cioccolato, la pasta di nocciole. Nel padellino ancora caldo della crema inglese sciogliamo la colla di pesce e aggiungiamo anche quella. Questa è la panna leggermente montata, che è l'ultima fase della preparazione della mousse al cioccolato bianco e nocciola. E voilà! Riprendiamo la base del nostro dolce e andiamo a coprire con la mousse alla nocciola. Diamo 2 battute per fare in modo che non ci si formino vuoti d'aria e rimettiamo in abbattitore. Ecco il dolce. Mario, è abbastanza duro? Eccolo qua. Adesso piano piano andiamo a decorarlo sempre con un pochino di kumquat, delle nocciole e delle fave di cacao. Quindi abbiamo creato con gli ingredienti che intercorrono nella preparazione del dessert un pochino di movimento sulla superficie. Adesso andiamo a glassare. La glassa al caramello che abbiamo preso prima. Col freddo del dolce, che ricordiamoci è congelato, è abbattuto, la glassa al caramello ora prenderà subito. Mettiamo giusto 2 germoglietti di crescione che ci dà una parte sapida, che è sempre molto importante all'interno dei dolci, e anche 2 cristalli di fior di sale. Per la mia torta paradiso spero vi porti in paradiso. Adesso vediamo un'altra versione, quella mia, al bicchiere, diciamo un side drink. Cioccolato bianco, ricotta avacina, dello zucchero e dalla panna fresca liquida. Prendiamo un pentolino dove andiamo ad aggiungere lo zucchero, la nostra panna e lo andiamo a scaldare a 80 gradi. Ci siamo, lo andiamo a versare nel sifone, andiamo ad inserire nelle nostre capsule, lo lasciamo in frigorifero per almeno un'ora e andiamo a fare un caramello biondo attorno a 140 gradi. Abbiamo nel nostro primo pentolino lo zucchero e nell'altro pentolino qui abbiamo la nostra panna. Un pizzico di sale perché il nostro caramello sarà un caramello mou leggermente sapido.
Mettiamo un pizzico di sale nella panna. Qui abbiamo una bagna di 3 latti, di cui la panna, il latte e il latte condensato. Prendiamo la nostra torta paradiso con un copapasta di 3 cm di diametro. Andiamo ad ottenere dei cilindri. Vado a formare la nostra base. Andiamo a bucherellarlo in tutte e due le parti. Andiamo a mettere il nostro biscotto imbevuto nel latte, andiamo ad aggiungere il nostro caramello salato, il nostro sifone che ha riposato, questa è la mia versione della torta paradiso e voilà! Buono. Si sentono bene i profumi, l'agrumato, l'acidità, la freschezza del kumquat. Taglia col pizzico di dolce che c'è in più. Bene, adesso io assaggerò il tuo. Fa venire gola anche così, Dovete assolutamente provare a farla perché è un'emozione. Mi fa piacere, grazie.